Allora, oggi facciamo un esercizio sui logaritmi, i auricolari non mi servono. Un esercizio relativamente semplice che però può essere utile per ripassare un paio di cosette. L'esercizio chiede semplicemente di calcolare il valore dell'espressione logaritmo in base 8 di 4. Quindi cercare un'espressione, diciamo, vedremo che sarà un numero razionale, numerica, senza la parolina log, per capirci. E l'idea qual è? Quindi vediamo due metodi. Il primo metodo è quello di usare la definizione. Quindi usiamo la definizione, quindi ricordiamo che il logaritmo in base a di b, logaritmo in base a di b, che cos'è? È l'esponente che dobbiamo dare alla base a per ottenere una potenza di valore b. Una potenza di valore pari all'argomento b. Qui c'è un piccolo refuso. Perfetto. In altre parole, che cos'è? È la soluzione dell'equazione esponenziale a alla x uguale a b. Perfetto. Quindi il logaritmo in base a di b, questo numero qua, non è nient'altro che questa x qua, questo esponente. E a occhio naturalmente qui la questione non è banale, nel senso che quindi noi dobbiamo cercare l'esponente da dare a 8 per farlo diventare 4. Dobbiamo quindi cercare l'esponente da dare ad 8 per farlo diventare 4. Si può ricavare facendo un po' di ragionamenti, però preferisco far vedere un metodo un po' più analitico, diciamo, un po' più formale. E l'idea è questa. Allora, consideriamo l'equazione 8 alla x uguale a 4. Perfetto. E adesso applichiamo un po' di proprietà delle potenze. E applichiamo alcune proprietà delle potenze. Quindi l'idea è questa adesso. Cosa osserviamo partendo da 8 alla x uguale a 4? Osserviamo che sia 8 che 4 sono potenze di 2. Quindi avremo 8 lo scriviamo come 2 alla terza, che va elevato tutto alla x, e questo deve essere uguale a 2 alla seconda, che è 4. A questo punto cosa facciamo? Proprietà delle potenze, quindi 2 alla terza tutto alla x diventa 2 alla 3x, e questo mi diventa 2 alla seconda, e adesso due potenze di base 2 sono uguali se soltanto se hanno lo stesso esponente, quindi da qua posso scrivere proprio che 3x è uguale a 2, e quindi finalmente x è uguale a 2 terzi. Quindi questo è il primo metodo, con questo siamo già arrivati alla fine. Però, dato che ci siamo, vediamone pure anche un altro, che ci fa ripassare una cosa utile. Secondo metodo, ricordiamo la proprietà del cambio di base dei logaritmi. La proprietà dice questo, vi dice che il logaritmo in base a di b può sempre essere visto come rapporto tra due altri logaritmi con una base a scelta, ad esempio c. Quindi il logaritmo al denominatore deve avere come argomento la base, cioè il numeretto che sta in basso dei due, e il logaritmo al numeratore deve avere come argomento il numeretto che sta in alto. C può essere una base a nostro piacimento, insomma, quindi questa vale per ogni c. Naturalmente c deve essere positivo, è diverso da 1, lo scrivo a parole. Positivo e diverso da 1, altrimenti i logaritmi non hanno senso. Però, insomma, ci siamo capiti. Allora, nel nostro caso specifico, cosa conviene fare? Quindi nel nostro caso abbiamo a uguale a 8 e b uguale a 4, e quindi conviene scegliere come nuova base c, diciamo qualcosa in comune tra 4 e 8, no?
un numero, diciamo, che sia legato a entrambi i numeri. E insomma, non ci vuole propriamente un mago per capire che una scelta opportuna qui è 2. La scelta più comoda diventa quindi c uguale a 2, no? Perché è un numero che permette di esprimere sia a che b come potenza. Va bene, da questo si ottiene che il logaritmo in base 8 di 4 è uguale a... Quindi sono due logaritmi in base 2, base che abbiamo scelto noi. Perfetto, adesso il logaritmo in base 2 al denominatore deve avere come argomento il numeretto in basso, cioè la base. 8 sta in basso, 4 sta un po' più in alto, quindi scriviamo così. Ma adesso siamo a posto. Perché? Perché il logaritmo in base 2 di 4 è l'esponente che devo dare al 2 per farlo diventare 4, e 2 ha bisogno di esponente 2, e il logaritmo in base 2 di 8 è l'esponente che devo dare al 2 per ottenere 8, quindi 2 alla terza, e quindi 3. Abbiamo ottenuto fortunatamente la stessa soluzione di prima e abbiamo finito.